Lasciamo la Malesia peninsulare e direzione Kota Kinabalu, capitale della regione del Sabah, situata nella zona nord-orientale del Borneo malese. La città prende il nome dal monte Kinabalu, che con i suoi 4.000 metri è la vetta più alta dell'intero Borneo. Perché non approfittare della giornata di sole per visitare il parco Tunku Abdul Rahman, arcipelago di isole facilmente raggiungibili dal porto principale di Kota Kinabalu? Per 70 ringgit malesiani, ovvero 15 euro circa, visiteremo l'isola di Manukan e Sapi. Basta mezz'oretta di barca per arrivare alla prima isola. Bisogna ammettere che questa barriera corallina ha visto tempi migliori. Però quanti pesci rispetto ai nostri mari ormai deserti. Guarda lì, Sara, c'è anche il piccolo Nemo con sua mamma. Oh, non sembra molto contenta di averci tre piedi. Tra le pinne, volevo dire. Finalmente, dopo una settimana nelle capitali asiatiche, tra caldo, smog, traffico, livelli di umidità surreali, una bella giornata di mare. Ci godiamo l'isola, spensierati e liberi come due bambini, tra un bagnetto ed un giro in altalena. Che relax, questa sì che vita. Oh, aspetta, Conci! Cos'è quella presenza inquietante che si vede tra le acque? Ma sono degli squaletti? Sprezzante del pericolo, indosso la maschera e decido di verificare di persona. Sono proprio loro, squali pinna nera della barriera. Schivo e sospettoso, questo animale difficilmente pone un pericolo per l'uomo, a meno che non sia aizzato dalla presenza di cibo. Meglio non sfidare troppo la sorte e cambiare isola. E adesso cos'è quest'altra bestiaccia? Ma dai, Conci, è solo un varano d'acqua, un lucertolone. Praticamente i malesiani lo considerano come fosse un animale domestico, al pari di un cane, un gatto. Buono a sapersi, ma adesso andiamo a goderci il tramonto. Oh no, siamo arrivati tardi. Però è l'ora perfetta per andare a mangiare. La sera un giro al night market è quasi d'obbligo. Forse è il luogo più visitato dai turisti che fanno tappa a Kota Kinabalu. Centinaia di bancarelle, non solo di frutta e verdura, ma soprattutto di pesce appena pescato. Lumaconi, calamari, astici, granchi e pesci di ogni tipo. Tutto pronto per essere cucinato alla griglia. Ma quanto è bello guardare i bambini giocare in totale armonia. Ma dai, si acciuffano per i capelli. 3, 2, 1. Caramba!
Molto suggestiva la moschea fluttuante di Bajid Baudaraya. Non è solo la moschea più grande di Kota Kinabalu, ma anche la più appariscente. Circondata da una laguna, l'edificio sembra galleggiare. Purtroppo non ci è concesso entrare nella moschea, così visitiamo il cortile, facciamo qualche foto e viriamo verso il tempio Putto-Si. Fuori dalla maggior parte degli itinerari turistici, il tempio è collocato a 15 minuti di auto dal centro di Kota Kinabalu. Vivace e coloratissimo, in perfetto stile cinese, si rivela una visita molto interessante. Approfittando della disponibilità del custode del tempio, abbiamo chiesto delucidazioni sulla pratica taoista da noi osservata a Singapore dei bastoncini della fortuna cinese. In pratica si agita energicamente una scatola con dei bastoncini numerati. Al numero del bastoncino che cadrà corrisponderà una profezia sul futuro. In Asia è evidente come le religioni, oltre a fondersi spesso tra di loro, abbiano assorbito credenze e usi popolari. Fermi tutti adesso, è arrivato il momento di mangiare. Aspetta, che fai? Ti stai tirando il brodo col curry? Un nuovo metodo. È un peccato lasciarlo qua, anche se lava. Se volete continuare a viaggiare con noi, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace e commentate i nostri video. Ciao!